Mi chiamo Armin Holzer, ho 28 anni e vengo da Sesto in Pusteria, sono altoatesino. E vivendo in Dolomiti avevo la fortuna di scoprire la passione per la montagna già da piccolo e grazie anche ai miei genitori che mi hanno portato in montagna. Ho imparato tante discipline diverse, sportive, e una di quelle è la slackline anche. Vivendo in montagna mi ha fatto scoprire le montagne, ma anche, diciamo, lo spazio areale. E questa è una slackline che, come vedete qua, unisce a sinistra e a destra e io la metto su in alta montagna e cammino da una cima all'altra. E a me camminare su questo filo mi fa sentire libero, mi unisce con la natura. Adesso qua, camminando qua sopra, può sembrare uno sport individuale, vuol dire che sembra che sono qua da solo, ma dietro tutto questo c'è sempre un grande team, ci sono amici, eccetera. E questa fettuccia rossa semplice non funge solo come ponte tra montagne, ma anche come ponte tra culture, mentalità, personaggi diversi. Per quello vi presento il mio amico Alessandro D'Emilia, col quale ho fatto tantissime robe. Buongiorno. Bello. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Alessandro e anch'io ho avuto la fortuna come Armin di vivere fin da piccolo in montagna a Misurina, nel cuore delle Dolomiti. E questa vita passata in montagna ogni giorno ti porta anche a vedere lo stesso panorama con occhi diversi. E la prima volta che ho conosciuto Armin era circa 5 anni fa, eravamo proprio vicino a una di quelle montagne che tutti conosciamo, le Tre Cime, e là sotto c'è un rifugio. Ci siamo incontrati e l'ho visto con uno zaino che era quasi il doppio di lui e gli ho chiesto cosa era andato a fare e lui mi ha risposto: sono andato a fare highline. E io subito ho detto: cosa? Highline? Che non avevo mai sentito questa parola fino a quel punto. Oggi stai attento che qua ti fai... Sei davanti alle persone, non è come in montagna, sono un po' teso. E quindi da quel giorno ci siamo conosciuti e insieme abbiamo cercato di andare appunto a esplorare le cime di quelle montagne, ma non più solo con le scarpette d'arrampicata o con gli sci, ma a portarci questa fettuccia che ci ha unito, insomma, e fatto conoscere piano piano. Una di queste traversate, la prima, è stata appunto sulla Cima Grande di Lavaredo e quel giorno siamo partiti presto, siamo arrivati sulla cima, abbiamo montato tutto, siamo riusciti a camminare già nello stesso giorno, ma quello che posso dire è che questa slackline ci ha insegnato anche nella vita e nella vita quotidiana di ogni giorno è che vale la pena di vivere a pieno, no? Ogni momento in cui ci troviamo. E proprio da quel momento ho iniziato anche a dormire sulle cime delle montagne, perché arrampicando, sciando, magari si pensa ad andare su veloci, a scendere veloci, e questa slackline invece ci ha portato, come dire, a rilassarci sulle cime delle montagne, a passeggiare, a goderci il panorama da un punto di vista un po' più esclusivo e particolare. E infatti quella mattina poi ci siamo risvegliati vedendo una di quelle albe che potremmo ricordarci, credo, per tutta la vita, perché ci siamo svegliati, eravamo sopra il mare di nuvole, e come spesso accade in montagna, e quindi era proprio un'esperienza che ci è rimasta impressa nel cuore e ci ha portato poi anche a vedere verso altri orizzonti. Esatto. Parlando di sonni, no? Perché anch'io la mattina che mi ero svegliato, non so, qualche oretta prima di te, e ero là, testa in giù, proprio là sopra, e guardavo fuori e mi sono riaddormentato subito, pensavo di sognare. Alla fine era vero che eravamo lassù. È stato bellissimo. E dopo il detto di Walter Bonatti, che diceva: chi più alto sale, più lontano vede, per noi è stato un po' ispiratoria. Sì, un po' un'ispirazione per
per provare nuove cose. E poi una certa mi ha invitato Massimo Bracconi, un grande mio amico di Belluno, di venire in spedizione in Cina, di scalare con gli sci il Muztagh, che è una delle montagne più alte del Pamir, la via in Cina. E io dopo qualche pensiero, dopo qualche giornata di calcoli anche come soldi, eccetera, perché costa anche andare via là. E gli ho detto subito... Eravamo giovani, non lavoravamo Sì, ancora tanto. e gli ho detto subito di sì, gli ho detto ma alla fine perché portiamo solo gli sci, portiamo anche la slackline, no? Proviamo di fare una cosa nuova. E io ero curioso di provare di camminare sospeso in aria sottile, che nessuno non aveva mai provato prima. Così ho subito proposto questo progetto a Ale e anche lui ha detto subito di sì, è venuto via. E arrivati là in Cina ci siamo subito resi conto che camminare in aria sottile non è come camminare al mare, diciamo. Cambia tutto quanto dentro di te, cambia la mente, eccetera. Sì, anche il tuo modo di reagire Sì, a quello che succede ogni le giorno. cose. Perché per fortuna quando siamo arrivati là al campo base, che era su circa 4.000 metri di altezza, abbiamo trovato un lago vicino al campo che ci permetteva di allenarci su questa altezza e anche a noi, essendo là la prima volta in aria sottile, ci dava un po' di sicurezza perché il corpo e anche neanche noi non sapevamo come reagire, come acclimatarci bene, avevi la paura, dicevi devo bere di più, c'è il pericolo di star male, male di montagna, eccetera. E questa slackline proprio ci ha fatto acclimatare anche meglio, perché era una cosa che conosciamo e ci dava molta fiducia, anche tranquillità. Poi scalando la montagna, che per scalare queste montagne alte si deve andare su e giù per acclimatarsi, a una certa abbiamo trovato su 5.000 metri di altezza, abbiamo trovato un punto perfetto per tirare un highline e così ci siamo dedicati a realizzare questo progetto perché eravamo molto curiosi di vedere cosa succede con noi camminando a 5.000 metri. Poi quando abbiamo fatto la traversata, all'inizio, sai, hai paura, era tutto strano, mi ero seduto su questa fettuccia, mi giravo indietro, ho detto speriamo che tengano le soste, anche se sai se è tutto sicuro, c'è la sicura, tutto doppio, ma anche là devo dire che senza l'aiuto di Ale non sarebbe mai stato possibile fare una cosa del genere. Sono arrivato da una parte, attraversato dall'altra parte e sono arrivato che sì, mi sembrava un'utopia, sembrava di essere sveglio in un sogno ed era una sensazione abbastanza forte e dopo quando era partito lui, magari spiego un attimo, quando eri partito quel sì, mano avevi in testa No, certo, il discorso che ha detto Armin fin dall'inizio, che questa slackline può sembrare appunto uno sport individuale, in realtà c'è un team e un'amicizia che si basa principalmente sulla fiducia, perché a volte non c'è neanche il tempo di parlare e quindi si parte, si decide appunto uno va da una parte, uno va dall'altra, si mette in tensione la fettuccia, si è già sicuro che è tutto bene, perché con l'allenamento appunto hai la certezza di poterti fidare del tuo partner, del tuo amico, ma a volte appunto non basta anche questa motivazione che viene dall'esterno e bisogna ricercarla in noi stessi ovviamente e ognuno di noi cerca un po' il suo modo a seconda di quello che gli piace fare, di quello che gli suggerisce il momento. E in quel momento mi ricordo perfettamente che così dal nulla mi è venuta una frase in testa e che non sono più riuscito a togliermela per tutta la camminata, insomma, e questa frase era: la passione nel cuore libera la mente e la mente libera la passione nel cuore. E a un certo punto, realizzando questa cosa, non riuscivo più a smettermela di dirla, perché, come dire, ho trovato subito una connessione tra appunto quello che proviamo, quello che desideriamo veramente e sinceramente, ogni desiderio, che però
richiede anche la consapevolezza e la volontà di crederci fino in fondo, se no non Anche si potrà mai realizzare, no? di farlo nel momento. Di farlo nel momento e nel posto, e che non basta avere un'idea, ma poi anche il processo che ti porta a realizzarla, quella è la cosa che ti arricchisce di più anche. Questa giornata, diciamo, possiamo dire, si è conclusa anche con appunto questo scenario incredibile sopra le lingue ghiacciate del Muztagata, Sì, stavamo là alla queste sosta, montagne enormi, e rilassati. a un certo punto si è alzata in volo una piccola aquila che girava sopra di noi, e Sì, anche lì capisci era subito, enorme. sì, non era e capisci subito di essere proprio nel posto giusto al momento giusto, no? E questo ti dà la forza di andare avanti, di credere in quello che fai e di pensare sempre a nuovi progetti, a nuovi sogni da poter realizzare con le persone e con i tuoi amici. Ma purtroppo, appunto, come tutte le cose belle, i sogni, a un certo punto bisogna anche risvegliarsi e tornare a casa. E in quel momento, quando siamo tornati a casa a Misurina di nuovo, come dire, quello scenario che ci sembrava ormai quasi esplorato e che lo sentivamo proprio come casa, siamo ritornati e l'abbiamo riguardato, e avevamo ovviamente altre esperienze che ce l'hanno fatto vivere con nuove emozioni nel cuore e altri orizzonti da poter scoprire. E proprio sul Monte Piana, sempre una montagna vicino alle Tre Cime, in un giorno, in un pomeriggio, siamo saliti con gli sci e le pelli di foca a fare una gita alpinistica, e ci siamo accorti che questa montagna era un posto magnifico, era un altopiano Con delle gole dove si può tirare con dei canali, no? centinaia di fettucci diverse. Ed era proprio dentro casa, quindi, come dire, ritornando da questa esperienza abbiamo trovato di nuovo la possibilità di poterci allenare e di poter usufruire al meglio di quello che avevamo proprio dietro casa, senza dover fare migliaia di chilometri per avere delle motivazioni in cui credere. E questo ci ha portato subito di nuovo a un altro pensiero, che quel posto era così bello che veramente non potevamo tenercelo solo per noi e fare slackline, per quanto ci stiamo simpatici, anche sempre solo in due. Abbiamo iniziato appunto a invitare degli amici, anche loro ne sono rimasti entusiasti, e in qualche anno, da ormai 4 anni, 5 anni, Quinto anno. sì, quest'anno sarà il 5º anno, è cresciuta, come dire, una specie di comunità che ogni anno si riunisce in questo meeting di eyeliner e di atleti che provengono da tutto il mondo, di più da 25 nazionalità diverse. Quest'anno eravamo più di 350, su questa montagna dove purtroppo la maggior parte della gente la conosce o è conosciuta per la sua tragica storia, perché era, sappiamo tutti, la linea delle Tre Cime e comunque delle Dolomiti era la linea di confine, no? Proprio 100 anni fa, durante la Prima Guerra Mondiale. E quindi per noi questo era anche da subito un punto molto importante che ci ha fatto riflettere quando eravamo sospesi a camminare su questa montagna, e il fatto di poter condividere di nuovo, di avere la fortuna di vivere questo posto in compagnia di altri giovani da tutto il mondo era veramente la realizzazione di un sogno ancora più grande, che non era un record, non era una cosa personale, ma la possibilità di poter condividere quelle emozioni che erano partite da una piccola culla, no? e poi si sono evolute nel tempo. Sì, anche di iniziare l'inverno non col frastuono delle bombe, ma col nostro cantare, di stare lassù. Col silenzio, e piuttosto che il frastuono delle bombe, ma anche questa linea di confine, insomma, per noi era molto importante perché era dietro casa e anche di questi tempi, insomma, dove appunto i confini sono purtroppo luogo di conflitto e punti caldi, insomma, era un messaggio forte per noi per poter
dedicarci a quello che ci piace fare, ma non solo, ma anche di vivere e come queste attività sportive ti possano portare a migliorare e a crescere anche nella vita quotidiana di ogni giorno e credere in quello che fai. Adesso Cosa abbiamo... dici? Abbiamo sì. ancora tempo? Abbiamo parlato abbastanza Sì, forse abbiamo postato un per far piccolo vedere video. delle immagini, che anche questa passione per la fotografia che abbiamo è venuta anche di pari passo all'evoluzione della volontà di raccontare e condividere le varie esperienze, e quindi il nostro saluto e vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dato fino adesso, e vi lasceremo con questo video che in 2 minuti cercherà di raccogliere e di trasmettere anche a voi qua in questo bellissimo teatro quell'atmosfera che c'era Sul Monte qualche mese Piano. fa sul Monte Piano. Grazie mille. No, grazie. Monti di là. Do you have cold feet now? Or no?